La forma è l'inizio di tutto, cioè dobbiamo considerarla come sia uno strumento di design, ma anche uno strumento di produzione. Quindi se consideriamo l'aspetto del design è ovviamente l'oggetto che darà la silhouette finale al nostro progetto. Se invece la vediamo dal punto di vista produttivo è l'oggetto che ci permette di modellare la tomaia, di attaccare i fondi e quindi di costruire il prodotto finito. Quindi è di fondamentale importanza. La New Last è una giovane azienda di 30 anni, di cui io faccio parte da 27, quindi ho seguito tutto il percorso evolutivo dell'azienda, in particolare dai primi modelli. E noi produciamo macchinari, digitalizzatori e soluzioni software per quanto riguarda la prototipia e la produzione delle forme per calzatura. Quindi sono dei torni speciali nel particolare. Seguiamo tutto il percorso dall'inizio, dove si parte con la scansione del modello, fino alla fine per arrivare alla produzione. Cerco di riassumere velocemente le evoluzioni e le rivoluzioni tecnologiche che abbiamo introdotto in questi 30 anni. Il tutto parte da un settore produttivo per quanto riguarda le forme che era fermo nel tempo. Nel 96 ci siamo trovati davanti a un tuffo nel passato dove la produzione era legata ancora a macchinari meccanici, non c'era un computer in vista, il modello andava messo sulla macchina per copiarlo e il concetto era quello del pantografo, quindi tutto in copiatura e regolazioni manuali molto dipendenti dall'operatore. È questo il primo passo che noi abbiamo fatto, di introdurre la digitalizzazione. Quindi il modello veniva in primis digitalizzato, il modello fisico passava da un oggetto che si teneva in mano a un file che si metteva a suo tempo su un floppy disk e quindi si faceva come una fotografia 3D in quel momento e rimaneva così per sempre. Perché dico questo? Perché il modello in legno nelle stagioni cambia di volume, l'umidità, e quindi subentrano problematiche poi se vado a riprodurlo dovendolo usare come riferimento. Con l'ausilio poi del controllo numerico ottimizzato, customizzato per la forma, abbiamo reso la possibilità di prendere questo file e riprodurlo oggi, domani, tra un mese, tra un anno in Italia o in qualsiasi parte del mondo esattamente nella stessa maniera. E quindi questa è stata la prima grossa rivoluzione che abbiamo introdotto. Successivamente abbiamo migliorato quelle che erano le tecnologie, abbiamo introdotto un digitalizzatore che digitalizzava la forma completamente, non più con la punta e tallone, in quanto questo era il prodotto che usciva dalla prima generazione di macchine, con un supporto sulla punta e sul tallone che doveva essere rimosso a mano. Eliminato lo scoglio della scansione, avevamo un prodotto ormai completamente in 3D e abbiamo introdotto la tecnologia SDF, che oggi è diventato uno standard che permette all'operatore di realizzare tutta la forma completamente a macchina senza intervento manuale. Quindi il prodotto di oggi viene preso per la cresta e esce dalla macchina completamente finito. Questa è stata, chiamiamola, la seconda rivoluzione, grazie allo scanner volumetrico, di riuscire a eliminare la manualità che era ancora rimasta con tutti i problemi di precisione e ripetibilità che c'erano. Sulla base di questo poi abbiamo introdotto dei casi specifici per le forme per l'automazione e siamo andati come ultima tecnologia a introdurre la marcatura della forma laser in 3D, quindi riusciamo ad eseguire sulla forma delle linee che servono per il montaggio e l'assemblaggio poi in fase produttiva. L'audience che abbiamo durante i nostri corsi è molto varia. Ci sono studenti che stanno muovendo i primi passi in questo ambiente, ci sono designer con qualche anno di esperienza, ci sono dei tecnici, quindi dei developer, dei sviluppatori. Io credo che il percorso 3D in genere, ma in particolare questa settimana è dedicata allo studio e alla modifica delle forme, sia un po' indirizzata e sia di beneficio a tutti.
I designer riescono dopo questo corso a comunicare meglio con il tecnico formista. Gli sviluppatori possono provare effettivamente a modificare le forme in modo perlomeno digitale ed arrivare a un certo punto del loro progetto, dello sviluppo dell'idea, e chiunque lavori in questo ambito deve conoscere perlomeno che cosa succede alla forma, perché è l'inizio di tutta l'idea del progetto. Dove vediamo il modellista tra 5 anni, tra 10 anni o il tecnico delle forme? Ancora più digitale di quello che è oggi, ma senza perdere l'esperienza. Non c'è un sistema, anche con l'intelligenza artificiale, che possa intuire quello che ha in testa lo stilista, quello che vuole realizzare magari da una foto, da un'idea, e trasformarlo in un oggetto fisico che è la forma, che poi deve anche andare bene e dare una calzabilità alla scarpa. L'evoluzione che sta avvenendo adesso è quella: nella testa del modellista il passaggio e la modifica che viene magari ancora pensata come lo faceva a mano, e quindi cerca di farla con il software ma col metodo manuale, è quello di pensarlo con gli strumenti digitali che ha già. Quindi il software ha degli strumenti che magari non sono uguali a quelli manuali, ma riescono ad ottenere il risultato ancora meglio, e questo è il processo e l'evoluzione che secondo noi subirà il modellista, proprio iniziare a pensare in digitale sfruttando gli strumenti che oggi ha a disposizione, che prima non aveva, basandosi sulla sua esperienza. Lo scanner di ultima generazione, che è quello che avete qua alla scuola, ha 3 grosse caratteristiche: precisione, rapidità e versatilità. Quindi è un prodotto che oggi è comunque fondamentale, perché tutto parte dalla scansione, è ottimizzato per la forma, ha telecamere da 8 megapixel, quindi molto precise, e usa oggi una tecnologia che è diventata un po' uno standard, che è la luce strutturata. Quindi vengono proiettate delle bande bianche e nere sul modello, vengono fotografate le deformazioni e si calcola il 3D. Chiaramente tutto questo processo è molto rapido: in 5 minuti io riesco ad avere la forma digitalizzata, pronta per le fasi successive di modifica o tornitura. In più abbiamo fatto un passo che va sempre verso la digitalizzazione di tutto quello che è il prodotto scarpa, e quindi si possono digitalizzare suole, scarpe, tacchi, accessori. Quindi è uno scanner veramente ottimizzato per la forma, ma versatile e aperto a tutto il resto. In questo periodo del corso, che fa parte del percorso 3D qui in Arsutoria, vorremmo dare la possibilità ai nostri studenti, a tutti i partecipanti, di capire cosa succede nel momento in cui loro, in qualità di designer, chiedono di fare determinate modifiche a forme più o meno esistenti, oppure idee che hanno ovviamente progettato loro stessi. La collaborazione tra Arsutoria e New Last riteniamo sia importantissima, perché mettiamo insieme l'Arsutoria, che è la scuola di riferimento per la modelleria, e la New Last, che è un po' riferimento per quanto riguarda il mondo della prototipia e produzione delle forme. Riusciamo a dare un grossissimo valore aggiunto allo studente, in quanto riusciamo a far vedere qual è il processo e come si integra la prototipia e la produzione di una forma all'interno della progettazione di una calzatura. Quindi veramente l'obiettivo è di dare una visione molto più ampia, che si porta a casa lo studente, che sia in un'azienda per la quale già sta lavorando o in un'azienda in cui andrà a lavorare.